Ben ritrovati! Come potete vedere, oggi ci troviamo al Pian della Quercia, a 1130 metri sul livello del mare al Faito, e vi porterò a conoscere due dei posti più magici di questa montagna, le neviere e i faggi secolari. E ora seguitemi, andiamo! Ma prima di cominciare, un piccolo promemoria. Se vi piacciono i miei contenuti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non vi perderete nessun aggiornamento sulle prossime avventure. E ora un po' di storia del Monte Faito, storia che ha radici antichissime. Già le prime popolazioni mediterranee che abitavano la penisola sorrentina lo conoscevano come Tauro, che nella loro lingua significava semplicemente monte. Probabilmente furono proprio loro, circa 5000 anni fa, a iniziare a utilizzare queste terre per il pascolo delle mandrie. Nei secoli successivi, greci e romani, non comprendendo il significato originale di Tauro, aggiunsero il termine monte, creando così il curioso nome Monte Tauro. Nel IX secolo, il monaco franco Bernardo il Saggio lo ribattezzò Monte Aureo, mentre nel XVI secolo comparve anche Monte Gauro, nome che evocava l'imponenza del vulcano omonimo nei Campi Flegrei. Ma quando compare per la prima volta il nome con cui conosciamo la montagna oggi? È nel 1268 che spunta per la prima volta il nome Monte Faito. Il termine deriva dai vasti boschi di faggi che coprivano la montagna, chiamati in latino Fagetum. E non dimentichiamo un altro soprannome legato al passato, Monte Lattaro, per via del latte prodotto qui, famoso per le sue proprietà curative già elogiate da Galeno, celebre medico dell'antichità. Prima di proseguire, voglio mostrarvi una testimonianza della presenza di pascoli sul Faito, un abbeveratoio scoperto nel 2011 dal dottor Dario Russo e riportato alla luce dall'associazione Pro Faito. Questo abbeveratoio era alimentato dalla sorgente delle Scorchie, attraverso un ingegnoso sistema di tubature e faceva parte di un progetto di produzione lattiero-casearia iniziato nell'Ottocento dal conte Giusso e proseguito fino al 1961. Ma ora andiamo avanti, ci aspettano le neviere e i faggi secolari. Il Monte Faito non è stato solo terra di pascoli, ma anche un importante centro per il commercio della neve, una risorsa fondamentale tra il Cinquecento e l'Ottocento. La neve, con le sue proprietà refrigeranti, era essenziale per la conservazione dei cibi e, soprattutto, per la preparazione dei famosi sorbetti, tanto amati dai napoletani e persino da Giacomo Leopardi. Mi raccomando, seguitemi e scopriremo altre meraviglie, sia storiche che naturalistiche. Andiamo!
Ed eccoci arrivati in uno dei posti più magici e carichi di storia della nostra amata montagna, quella delle neviere. Per conservare la neve durante i mesi estivi venivano utilizzate le neviere, grandi fosse circolari scavate nelle zone più alte del monte, dove la neve era abbondante e il terreno permetteva scavi profondi. Prima di accumularla, le neviere venivano foderate con foglie di faggio per isolare la neve dal terreno. Una volta pigiata e stratificata, la neve veniva ricoperta con altre foglie e uno spesso strato di terra per proteggerla dal calore e dalle piogge. Per proteggere le neviere dai raggi solari venivano fatti crescere sulle loro sponde grandi alberi, di solito faggi, ma la neve doveva essere protetta anche dai venti caldi e dal calore del suolo. Ecco perché serviva la vasta distesa boschiva che nei mesi estivi produceva un sensibile abbassamento della temperatura. Il ruolo dei faggi era quindi fondamentale per questa industria, tanto importante da meritare la protezione di apposite leggi che ne vietavano il taglio. Le dimensioni delle neviere erano variabili, ma in genere più in alto si sale sulla montagna e maggiori erano le dimensioni. Questo perché in alta quota la quantità di neve da raccogliere era maggiore. Pensate che alcune neviere del Faito potevano contenere fino a 6.500 tonnellate di neve. Con l'avvento delle macchine per la produzione del ghiaccio, nei primi anni del Novecento, l'industria della neve scomparve e con essa l'importanza di questi straordinari faggi. Fortunatamente, grazie all'impegno dell'associazione Pro Faito Onlus, i faggi che state ammirando, che, pensate, hanno un'età media di 400 anni, un'altezza massima di 20 metri e una circonferenza che arriva a 705 cm, sono stati riconosciuti come alberi monumentali della regione Campania, un importante traguardo per la salvaguardia del nostro patrimonio naturalistico. E per oggi è tutto. Spero che questa passeggiata tra storia e natura vi sia piaciuta. Non dimenticate di lasciare un like, condividere il video e continuare a seguirmi per altre avventure. Alla prossima! Ciao!